Eccoci amici con un video cotto e mangiato, una cosa friendly per una domenica mattina in compagnia. Oggi vi parlo della mia terza stampante, la Longer 3D, la LK4, ok? È la stampante più economica che ho. È una stampante cinese che si può acquistare su AliExpress, la trovate lì a $150, il link è in descrizione. Ora è in sconto, prima costava 180, al cambio sono più o meno 132 euro. Ma via la sigla così vi parlo di lei, pro e contro. Benissimo Longer. Bravi, devo dire che questa stampante costa molto poco, è veramente un treno. Io ci stampo le basi e i piloni dei miei piccoli supercharger. Ne stampo circa 12 alla volta, quindi sono stampe che magari durano 36 ore o 24 ore, una cosa abbastanza lunga. E non ho mai avuto un problema una volta. Quando parte, voi la controllate, se è tutto a posto, lei va come un treno. Ha il sensore di filamento, quindi se finisce il filamento, via, lo cambiate e riprende da dove aveva lasciato. Idem se salta la corrente. Si interrompe, riparte e via, senza problemi. Ha un buonissimo alimentatore, a proposito di corrente, che ha un selettore, va da 230 a 115 volt, quindi sia da qualsiasi parte che siate nel mondo, non dovete comprare una o l'altra perché si adatta automaticamente. Arriva preassemblata, quindi tutta la parte dell'estrusore, dell'hot end, la parte sotto con la scheda madre, eccetera, è tutta già assemblata. Dovete solamente andare ad inserire l'asse Z, questo porta, diciamo, filamento e questo sensore di fine corsa e attaccare le viti del display con il suo cavetto. Basta. Cioè veramente in 20 minuti fate tutto. Non è una stampante silenziosissima, perché comunque io quando la tengo accesa di notte necessariamente chiudo la porta, perché altrimenti il riso mi uccide. Le ventoline si sentono e anche i motorini sono abbastanza rumorosi, ma certamente ragazzi costa 130 euro, ok? Non possiamo pretendere più di tanto. Però già ci sono veramente tante cosine carine, tipo il piatto riscaldato, sensori vari che vi ho detto. Ecco, sul piatto io avrei preferito un piatto magari ruvido, non liscio come questo. E comunque in ogni caso come primo upgrade ho ordinato un vetro, quindi un piatto in vetro, quindi vabbè, sopra questo ci va un pezzo di vetro, con le clip si tiene fermo e via. Facciamo così, facciamo molto presto a staccare le stampe e non rischiamo di rovinare il piatto. Io purtroppo l'ho rovinato un po' perché ho avuto un po' fretta a staccare delle stampe che erano praticamente incollate da paura. Il problema era mio, perché avevo fatto una calibrazione troppo vicina. Infatti la calibrazione, ragazzi, è la parte fondamentale che dovete fare con questa stampante e la dovete ripetere abbastanza spesso, perché dopo un po' perde la calibrazione a causa delle vibrazioni. Per farlo vi basta mettere un foglio bianco sotto l'hot end, lanciare la calibrazione. Questa stampante si calibra su 4 punti, anzi su 5 punti compreso il centro, quindi 4 agli estremi e il centro. Qui sotto ci sono delle rotelline che voi andate a utilizzarle per stringerle e rilasciare un attimo e il piatto si alza, si abbassa, quindi l'alzate in quel punto, controllate bene che tutti i punti siano ok e poi fine, funziona molto bene poi dopo. La figata secondo me di questa stampante, passatemi il termine, è il firmware che è proprietario e qui veramente è molto avanzato perché posso decidere anche a stampa partita le temperature, se modificarle e se aumentare la velocità. Poi è bella precisa, l'estrusore funziona bene e quindi il filamento viene caricato bene. Le temperature dell'hot end secondo me oscillano un pochino troppo, sono un po' imprecise, quindi secondo me bisogna alzare un pochino di più, magari di 2, 3, 4 gradi. Accade perché la ventolina qui, che dovrebbe raffrescare la plastica sotto quando viene depositata, quindi il flusso dell'aria,
viene un po' lanciato anche sopra l'ugello, quindi alla fine anche l'ugello un po' si raffredda, per quello che la temperatura sale e scende continuamente. C'è da dire però che questa stampante, tutti i pezzettini da modificare, da cambiare, li trovate su Thingiverse, che è quel sito che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Quindi potete stampare le rotelle più grandi per riuscire meglio a calibrare il piatto, e anche questa, diciamo, bocchetta per la ventilazione. Un peccato secondo me è che non abbiano usato un secondo motore per l'asse Y, perché a parte che comunque non si muove, vedete com'è bello stabile la parte di sinistra, la parte di destra invece un pochino soffre, quindi se ci fosse stato di là un altro motore con magari una barra, sicuramente sarebbe molto più stabile. Diciamo che comunque i 40 mm di acciaio di questi profili fa soffrire poco le vibrazioni. Rimane comunque una stampante che io consiglio veramente anche a chi è alle prime armi, chi vuole smanettare un po', diciamo. Qualche grattacapo magari ve lo dà, ma alla fine avete speso poco, quindi ci sta. La cosa che più odio però in assoluto di questa stampante è la scheda micro SD che è dietro a sinistra. Cioè, perché metterla dietro a sinistra? Non ha senso. Spero che nei prossimi modelli magari la mettano davanti. Poi vabbè, se avete il computer vicino con il cavo USB risolvete il problema. Però c'è veramente un incubo averla dietro. Io l'ho messa poi in un angolo, la mia cameretta è un casino. Adesso parliamo della qualità di stampa. Ho avuto risultati molto diversi. Alle prime stampe la stampante si comportava veramente super bene. Ho stampato per prima cosa il 3D Benchy. Come vedete dalle immagini è molto molto bello. Il peccato qui è solo il fondo, che è uscito un po' così. Infatti avrei preferito che il piatto di questa stampante fosse ruvido. A questo punto il fondo sarebbe uscito molto molto più bello. Come secondo esperimento ho stampato Foxy e qui ragazzi ho capito che veramente Longer LK4 è capace di fare veramente cose fighe. Guardate i dettagli e il musetto di questa Foxy. Vabbè, questo musetto è veramente carino, però lasciamo stare il musetto. Sarebbe stata bella stamparla a colori, questo sì, sarebbe stato molto bello stamparlo almeno in 3-4 colori. E comunque vedrete un progetto più avanti sul canale. Ha verificato un problema, riprova tra qualche secondo. È un po' che mi dà questo errore Google, come mai? Poi ho stampato questa coppia di gufetti, ad Arisa piace molto e li avrebbe preferiti blu, non so perché, però li voleva blu. Poi ho cominciato a stampare cose prese online e lì sì, sono cominciati i primi problemi, anche perché non sempre le cose che si trovano su Thingiverse sono disegnate bene. Poi a causa di qualche errore di gioventù, soprattutto temperature e livellamento del piatto, ho stampato questo coso. Cioè è un porta cotton fioc e porta dischetti per struccarsi. Doveva essere bello dritto, è uscito tipo l'urlo di Monk. Comunque lo stiamo usando. Poi ho stampato questo portasapone, questo è uscito perfettamente, è molto bello, è molto bello. Certo, sulla vasca da bagno questo colore magari però fa niente. Diciamo che su Amazon eccetera trovate dei colori veramente fighi, tipo marmo, cioè cose veramente molto molto belle. Quindi poi vi lascio anche qualche link di filamento in descrizione. Si sa mai che se vedete il filamento poi dopo decidete anche di comprare la stampante, perché si possono fare veramente cose molto molto fighe con la stampante 3D ragazzi. Tra l'altro adesso vi faccio una carrellata di tutto quello che ho fatto. Ho fatto i rialzi per la PlayStation 4, uno stand verticale per il mio Mac, delle altre cose per appendere le mie schede audio al muro e poi anche un portacuffie a forma di Donald Duck, veramente stampato molto molto bene. Dopo averci fatto un po' la mano con il programma di slicing, che io uso cura, si riesce a stampare veramente veramente bene. Bisogna fare ogni tanto la calibrazione del piatto, ma niente di strano. Vedete però
il piatto come si muove. Ecco, qui il problema sono stato io, perché ho dato delle pette allucinanti col martello perché non riuscivo a staccare alcune stampe. È un problema mio, perché la calibrazione, ho esagerato un po' con la calibrazione, e cioè era troppo vicino l'hot end al piatto, e quindi la stampa proprio veniva super schiacciata e super incollata, non si staccava più, e qui ho paura che devo cambiare la parte sotto. Se io adesso stampo con questa, tutte le stampe le sto ancora facendo, lei non soffre assolutamente di questo problema, perché andando avanti e indietro il piatto non si muove. Se io vado lì a toccarlo, allora si muove, ma se mandandolo avanti e indietro, quindi lei utilizzando la sua forza normale del suo motore, non si muove, non è un problema. Però vabbè, le stampe non ne soffrono, però a me non piace vedere il piatto che si muove così, e quindi lo andrò a cambiare. Se vuoi sapere come è andata a finire, seguimi su Instagram, farò qualche story, quindi seguimi anche lì. Nel frattempo poi scrivimi qui sotto cosa ne pensi e se per te vale 130 euro. Per me sì. Iscriviti al canale così non perderai altri miei video, lascia un like, così facendo dimostrerai a YouTube la tua preferenza e magari farà vedere anche video delle stampanti 3D a qualcun altro interessato. Come sempre noi ci vediamo questa sera, se oggi è domenica anche per voi, per me oggi è domenica, alle 21, e se non è domenica, martedì, venerdì alle 12 con un nuovo video, e alle 21 tutte le domeniche in live su Facebook, Twitch, Instagram e qui su YouTube. Ciao ragazzi, vado a stampare qualcosa.